In questo video vorrei fare un'altra attività della serie Trova gli errori. Ho fatto già dei video simili in cui ti ho descritto delle immagini, ma nella mia descrizione c'erano degli errori rispetto all'immagine effettiva. E vorrei fare un altro esercizio simile. Ci stai? È un ottimo esercizio di comprensione orale intensiva, perché devi veramente focalizzarti nell'ascolto e trovare le differenze tra la mia descrizione e l'immagine. E poi lavoreremo un po' sul lessico. L'immagine che vorrei descriverti è questa. Prenditi qualche secondo per guardarla, analizzarla, studiarla. La lascio ferma per 10 secondi, ma se vuoi puoi fermare il video per avere più tempo per studiare i dettagli, che non sono tantissimi in realtà. Bene, tra pochi secondi vedrai nuovamente l'immagine, ma sentirai anche la mia voce che la descrive. Il tuo compito è quello di trovare i 5 errori nella mia descrizione. Io darò 5 dettagli che nell'immagine non ci sono o che sono diversi. Ci stai? Cominciamo. Ecco l'immagine. Nell'immagine vediamo una ragazza scalza, in piedi sul bagnasciuga, immortalata mentre sfoglia avidamente le pagine di un libro. Il suo sguardo è serio e concentrato, come se non esistesse nient'altro oltre il contenuto del libro. Indossa un abito lungo, a righe nella parte superiore e che prosegue con una gonna nera, la quale termina all'altezza delle ginocchia. Ha i capelli raccolti in una coda e degli orecchini neri e di forma circolare. In primo piano è evidente il mare mosso, che all'orizzonte incontra un cielo piuttosto sereno, popolato da poche nuvole innocue. Lo rileggo, Hai un'altra possibilità per trovare le differenze tra l'immagine e la mia descrizione. Nell'immagine vediamo una ragazza scalza, in piedi sul bagnasciuga, immortalata mentre sfoglia avidamente le pagine di un libro. Il suo sguardo è serio e concentrato, come se non esistesse nient'altro oltre il contenuto del libro. Indossa un abito lungo, a righe nella parte superiore e che prosegue con una gonna nera, la quale termina all'altezza delle ginocchia. Ha i capelli raccolti in una coda e degli orecchini neri e di forma circolare. In primo piano è evidente il mare mosso, che all'orizzonte incontra un cielo piuttosto sereno, popolato da poche nuvole innocue. Bene, hai trovato le 5 differenze? Vediamo la prima. Ho detto che la ragazza sfoglia avidamente le pagine di un libro. Sfogliare significa girare le pagine di un libro e avidamente significa con fame di conoscenza o perché vuole assolutamente delle informazioni e quindi gira le pagine avidamente. No, lei non sfoglia il libro, non sta girando una pagina, sta leggendo una pagina del suo libro. Questa è la prima differenza. Poi ho detto che il vestito termina all'altezza delle ginocchia. No, è più lungo. Termina all'altezza delle caviglie. Quelle sono le caviglie. Ho detto che ha i capelli raccolti in una coda. La coda, no, di cavallo. Io non posso farlo, ma lei non ha i capelli raccolti in una coda. Ha i capelli, come si dice quando i capelli sono liberi? Così. Ha i capelli sciolti, sciolti. E poi ho detto, in primo piano è evidente il mare mosso, che all'orizzonte incontra un cielo piuttosto sereno, popolato da poche nuvole innocue. Ci sono gli ultimi 2 errori qui. Il mare non è in primo piano. In primo piano c'è la ragazza. E il mare non è mosso, il mare è calmo, è tranquillo. C'è una piccola onda che si increspa sulla riva, ma il mare è
calmo. Queste erano le 5 differenze e quindi abbiamo visto un po' di lessico particolare, la differenza tra primo piano, che è la parte di un dipinto o di una fotografia più vicina all'osservatore, e lo sfondo, che è invece la parte più lontana. Abbiamo visto i capelli che, quando sono liberi di svolazzare, sono sciolti, non sono raccolti in una coda, per esempio. Abbiamo visto che il mare può essere mosso quando è agitato dal vento e invece quando è piatto il mare è calmo. Abbiamo visto il verbo sfogliare. Sfogliare un libro significa girare le pagine. Sfogliare un libro. A me piace sfogliare le riviste per guardare le immagini, anche se non leggo gli articoli, per esempio. Ah, dimenticavo il bagnasciuga, che è quella parte della spiaggia in prossimità dell'acqua, dell'inizio del mare, no? Proprio la riva, che può essere bagnato, asciutto, dipende dal momento in cui ci arriviamo. Bene, è stato un video veloce, un esercizio intenso di comprensione orale, spero che sia stato interessante per te. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille e a presto!